Adesso sta registrando. Mhm. Puoi dire qualcosa, pa? E che cosa vuoi che ti dica? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lui è mio padre ed è la persona che stimo di più al mondo. Ingegnere e ricercatore, mi ha trasmesso quella voglia di cercare e trovare le mie risposte in un mondo che ti racconta varie verità. La verità qui però è che raramente passiamo del tempo insieme perché ognuno ha i suoi impegni, ed è anche vero che siamo stati fisicamente lontani per molti anni. Ma oggi sta per avvenire qualcosa di magico. Faremo il nostro primo viaggio noi due da soli e sarà la sua prima volta sulle Alpi. Eh sì, perché in Puglia il massimo che puoi trovare è il Gargano, che a confronto è una collina. Tutto questo il giorno del mio compleanno. Non so se ricapiterà. E quindi gli farò una sorpresa alla sua sorpresa di venire qui a trovarmi al nord. E sarà la prima volta per lui in un camper. Ti volevo dire che tu domani nella borsa per venire a Milano ti porti un pantaloncino, una scarpa chiusa. Carlo, fammi un elenco che sono un po' ubriaco. Come sei ubriaco? Ma che cosa stai facendo il giorno prima del mio compleanno? C'è la nostra amica Deborah che ha portato un Valdoviano, non so come... Valdobbiadene, pa, sei proprio un terrone. Mi sono fatto mezza bottiglia. Tu mi fai una bella sorpresa per il mio compleanno, ma io te ne farò una altrettanto grande, eh. Quanti anni che sono passati che non riusciamo a festeggiare il tuo compleanno insieme? Penso più di 20. Tu diventi, e questa è la volta buona. Vieni riprendibile, ok? Quindi mi faccio i capelli prima di venire. Allora ci vediamo domani. Non potrà mai immaginare dove lo porterò. Ciao ragazzi, oggi farò una sorpresa a mio padre. Ieri sera è arrivato a Milano per il mio compleanno e oggi ho deciso di portarlo per la prima volta in montagna. Però non nella classica montagna, nella montagna seria. Eccolo qua al mio fianco con il computer che sta caricando il prossimo video. Stiamo praticamente costeggiando una strada sopra Lecco qui sul Lago Maggiore. Attenzione, ci passiamo? Ci passiamo? Ci passiamo. Il navigatore ci dice che tra un'ora siamo arrivati e non vedo l'ora di far vedere a mio papà il paesaggio di queste montagne. Non capita spesso che mi proponi delle esperienze emozionali. Intanto qui bellissima panoramica del lago di Como. Si comincia. Prova a immaginare dove ti sto portando. Mi auguro che non sia qualcosa dove si salta nel vuoto con la corda da qualche parte. Cioè tu la prima cosa che hai pensato è stato il bungee jumping. Sì, magari qualcosa di simile. Fuochino comunque. Vabbè. Fuochino. Una cosa è certa, che usciremo vivi. Beh, meno male. E durante il viaggio cerco di mettermi nei panni di mio padre, che ha vissuto da sempre tra la pianura e il mare e non è per niente abituato a vedere le montagne, e quindi per tranquillizzarlo un po' tiro fuori alcune conoscenze sulle montagne lombarde. Quella montagna lì si chiama il Resegone, perché è una forma di sega, vedi? A me piace tantissimo quando esci da questa galleria che vedi tutto il lago. Pronto a sbalordirti? Ti piace? Dovremmo esserci qua, anche qua si può dormire, guarda che bello. Siamo quasi arrivati, davanti a te dovresti vedere adesso, ci sono degli alberi, però dovresti vedere quello che andremo a fare. Ecco qua. Ah, il passaggio di quella cosa lì. Vabbè, Che ci vuole? oscilla? Beh va, è il ponte tibetano più alto e lungo d'Europa. Ah, bellino. Allora, il ponte che faremo è quello lì, è un ponte tibetano, pa. In onore del Tibet e del tuo modo di pensare, così calmo e paziente. Adesso dobbiamo fare quella strada lì, ma tu che cosa vuoi fare? Cioè, ma da dove vuoi andare? Vabbè, ma sono 50 metri di dislivello. E che fa? Come che fa? Adesso ho capito da dove viene la mia pazzia. Avevo appena finito di dire che era paziente. Vabbè, diciamo che era impaziente di sapere cosa avevo previsto per la giornata di oggi. Allora tutto il giro fino là in fondo.
Sì, pa, c'è una camminata, padre e figlio, dai. Certo. Mezz'ora dalla chiusura. Mi sento a casa mia. Ti senti a casa tua? In Tibet, sì. Ah, ok. Manca il riso, patate e cozze però. Sì. Ragazzi, comunque questa è la Val Tartano, valle bellissima e stra in alto, perché per arrivarci bisogna fare 11 tornanti che con il camper aiuto. Il tempo è dalla nostra parte e adesso ci incamminiamo. I calzini bianchi, io non posso parlare del resto. Dal parcheggio notiamo che l'attrazione si chiama Ponte nel Cielo, che praticamente attraversa la diga della Val Tartano, che è l'invaso idroelettrico di questa valle che produce tantissima energia pulita. È bello respirare un po' di aria pura. Che mi viene in gola il... come si chiama quello? Cosa ti viene? Ah, il pesto? Il pesto. Ah, la prossima volta puoi mangiare l'erba se vuoi. Andiamo verso l'ingresso. Ti piacciono queste casette? Eh beh sì, hanno proprio il senso del primi Novecento, anche prima, probabilmente 800. Da ingegnere cosa ne pensi? Sono fatte bene? Insomma, non deve essere un posto molto sicuro per quella che è la modalità costruttiva. A tutti i carpentieri. Sono stati messi uno a fianco all'altro con un collante che non si capisce bene cos'è, sembra terra. Occhio che ti potresti ritrovare tutti i valtellinesi contro dopo queste affermazioni. Infatti praticamente con i sassi mette insieme da una specie di malta che non si capisce che cos'è. Ma sono i borghi caratteristici dell'Italia che si sta perdendo. Sì, però questo al primo movimentello ricono giù. Ma perché devi pensarci? Giustamente, ingegnere. Giustamente. Ponte nel cielo, di qua. Ponte nel cielo, di qua. Vai con i tuoi calzettoni bianchi. Faccio capire che tu volevi fare tutta questa discesa. Tu la vuoi fare in salita? Provaci un po'. Occhio che c'è il recinto elettrificato. Provaci un po'. Bisogna stare attenti, no? Vabbè. Farò finta che non sto guardando niente. Bravo. Bravissimo. Mi diverto troppo ad andare in giro con mio padre. Lo facciamo troppo poco, devo dire. Dovremmo farlo di più. Che questo video sia come stimolo per fare altri viaggi insieme. Meglio evitare, se uno ha esperienza lo può fare. No, se giustamente stiamo... Per tutti, No. Sì, qua si scivola piano, vedi? Oh, ti devi aggrappare. È solo che i pantaloni sarebbero diventati verdi. Cadendo, sì. Devo confessarvi che a volte mi diverte fare da padre a mio padre. Quanti come me. Fatto sta che sembriamo due amiconi che vanno in giro a farsi la scampagnata, ma questa volta sospesi nell'aria. Sei pronto? Vediamo, sono pettinato? Sì, dai, prego. Sono bei cavoni, Troppo bello, mamma mia, siamo sospesi. Che figata. Stai attento a camminare che fa risonanza questo. Fa risonanza? Sì, perché fa... Quindi bisogna camminare con calma per evitare la frequenza di risonanza. E infatti questa è un'esperienza per rilassarsi. Che meraviglia, bellissimo. Qui ci sono 120 metri sotto. Ecco la diga, vedi pa? Quella è la diga di Campo Tartano. Mamma mia ragazzi, che paura. C'è mio padre in difficoltà. Mio padre ha un po' paura perché Bisogna camminare al centro evitando di mettere i piedi larghi perché se no fa oscillazione, oscilla. Ok. No, vedi, al centro bisogna camminare, se no oscilla. Comunque molto meglio del, come si chiama, quello del jumping? Molto meglio. Tanto anche se oscilla non può far più di tanto perché le corde lo tengono dritto. davvero pazzesca questa esperienza. Adesso siamo nel punto centrale del ponte, quello più sottoposto alle sollecitazioni che ci raccontava prima l'ingegnere. Guardate, si può vedere tutto il fiume Tartano, la Val Tartano, e qui sotto ci sono 120 metri. Esperienza super. All'inizio le gambe tremano un po' per chi soffre di vertigini e delle incertezze della vita, ma poi passa. Ci si fa cullare da questo mega ponte letteralmente sospesi tra cielo e terra. Intanto noi siamo arrivati dall'altra parte sani e salvi, sempre cercando di risolvere i tanti dubbi che ci circondano. Guarda qua, c'è il sistema di regolazione.
Come cazzo fanno a regolare questo? Con questo? Eh sì, vuoi provare a regolarlo? No, c'è una chiave apposta. Queste sono le deformazioni professionali dell'ingegnere. Vuole capire il funzionamento di tutto e replicarlo nella sua casa. Sì, però facciamoci una passeggiata qua. Una passeggiata qua? Guarda che tra un po' chiude, devi farti tutto il giro della valle. Comunque da qui si può avere proprio una vista completa del ponte. Guardate, è pazzesco. Si trova a appena un'ora e mezza da Milano. Ah, si possono andare anche a vedere Le varie, dei sentieri, varie ci cose. sono dei sentieri. Tavoli, la fontana, vedi? Bello. Più staresh si dice, pa. Ripetilo. Più staresh. Che tipo Barese. Sì, insomma. Non vedo l'ora di montare questo video e di farlo vedere a mio padre. Sarà la vera sorpresa, eh? Questo ponte è a una distanza dal torrente Tartano di circa 140 metri e detiene il record per il ponte tibetano più lungo senza l'uso di tiranti stabilizzanti laterali. Il biglietto costa 8 euro e permette di passeggiare illimitatamente lungo il ponte. Veramente un'occasione unica per scoprire le nostre montagne. E che bello, sono veramente contento di aver portato mio papà qui oggi. Ci siamo fatti un bel regalo. Che fatica, ce l'abbiamo fatta. Grazie. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time. Quanto desideravo un momento così. E mentre camminavo ci pensavo, il ponte è una di quelle opere più grandiose che l'uomo abbia mai realizzato, sia per la sua carica di significato metaforico e sia per la sua concreta utilità. È vero che qui serve più da cornice per ammirare il paesaggio sospesi in una valle alpina, e i romani lo avevano capito bene, che facendo un ponte si segnava inevitabilmente l'ambiente circostante e le persone che vi interagiscono. E questo ponte aveva unito ancora di più anche me e mio padre. Buongiorno da Campo Tartano. Questa notte abbiamo dormito qui, ospitati da questo bellissimo villaggio di una valle vicinissima alla Valtellina. Questo è il nostro posto per la notte, abbiamo parcheggiato il van in questa area e adesso stiamo godendo del paesaggio fresco delle nostre Alpi. Oggi farò un'altra piccola sorpresa a mio papà perché lo porterò in una valle che c'è dall'altro lato della Valtellina, che si chiama la Valmello, e voglio proprio vedere che cosa ne penserà di questi paesaggi montani così lontani dalla sua realtà. Tra l'altro, se siete in giro con il camper, abbiamo chiesto ai gestori del Ponte nel Cielo ed è possibile pernottare nel parcheggio proprio dedicato ai visitatori, cosa che abbiamo fatto noi stanotte. Non essendoci comunque un campeggio o un'area sosta camper in questa valle che devo dire è strettissima. E come hai dormito, va? Abbastanza bene, sì. Bene? Sì. La via del sole. Sembrano i paesaggi di Heidi. Tu comunque non ci vivresti mai qua. No, assolutamente. Sarà che ci sono stati tanti anni passati al mare. Per me una vita in questi posti è praticamente impensabile. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, be together, take me back where I've been. I want it all.
Nel van bisogna adattarsi, è domenica e non c'è tempo per i lunghi pranzi con primo e secondo. Ma per un pugliese l'importante è che non manchi una cosa. Non c'è il formaggio. C'è l'olio? Sì, c'è l'olio. Buon appetito. Ecco. Andiamo. Benché io sia carichissimo nel voler andare a visitare la Val di Mello, dall'altra parte vedo lui, non molto in forze, per camminare dopo il pranzo. Eccoci arrivati. Le prime pozze d'acqua del torrente della Val Mello. C'è un'acqua spettacolare, tantissima gente. È troppo bello perché ci sono tutte queste rocce che ovviamente sono cadute dalla montagna lì in alto e creano questo paesaggio unico. Qui vengono ad arrampicare tutti su queste rocce qua. E la van life esplode qua in Val Mello. Ci sono un sacco di furgoni camperizzati che vengono qui a passare le giornate intere. Cos'è questo? Un bruco? Secondo te cos'è? E che ne so? Potrebbe essere un bruco che diventerà farfalla. Beh, così grossi non l'ho mai visto. È strano, Sono piccolini, proprio strani. Vabbè, Va bene? Contento? contentissimo. Bene. Questo è il bidet della contessa. Secondo me ti tuffi, però poi occhio che hai mangiato la pasta. Sì, che c'era ancora. Pizzoccheri? No, siamo fatti ieri pizzoccheri. Oggi. Cos'erano quelli fatti? Era una pasta con un sugo di pomodori secchi. Sì, così. Pronto? No. Tienimi la mano, Vieni con me. Vorrei. E coraggio, vai. È da congelamento, ci devi uscire. No, non ce ne esiste proprio. Ci rinunci, meglio il mare di Bari a 24 c'è gradi. paragone. Non c'è paragone. Allora, quali sono gli aspetti Puoi negativi? mettere tra il mare di Bari e Cioè, l'acqua più pura del bellissima, mondo. Per carità, nulla da dire, ma il bagno te lo fai tu. E non ha tutti i torti, quindi mi avventuro da solo nel bidet della contessa, chiamato così per una leggenda che narra di una nobile donzella che era solita rinfrescarsi in questo specchio d'acqua, nelle calde giornate come questa. Mi sto facendo una passeggiata qui nel laghetto. L'acqua è bella fresca, devo dire, ma si sta benissimo. Mio papà ha preferito rinunciare. Non so, ma penso che sia intorno ai 12-13 gradi. I piedi quasi si addormentano. Ed è una piscina, come potete vedere dai colori. Val di Mello è uno spettacolo. Guardate qui che acqua. Impressionanti queste rocce che ci sono qui sopra. Per venire in questo posto, che dista 2 ore da Milano, si può parcheggiare proprio qui vicino. Ci sono 40 accessi al giorno e noi ovviamente siamo arrivati troppo tardi, oppure nei parcheggi nel paesino di San Martino. Ed è forse uno dei posti veramente vicini a Milano che vale la pena di visitare. È una riserva naturale. Bene, adesso vado a recuperare un po' mio padre, vediamo se sta facendo chiacchiere con qualcuno e poi penso che rientreremo al van e finiremo questa bellissima giornata. Oggi abbiamo il volo per rientrare a Bari insieme e ho deciso di fargli vedere Bergamo Alta per concludere in bellezza l'esperienza con mio papà, che si sta stancando a salire le scale della città alta di Bergamo. Ciliegina sulla torta, direi. Sta stanco perché è stanco perché Siamo arrivati ormai. sì, siamo arrivati, però come siamo arrivati? A scalinata, da Bergamo Basso a Bergamo Alta. L'idea iniziale era quella di prendere la funicolare, ma c'è troppa gente, quindi Si fa prima arrivare a piedi. benvenuto a Bergamo, che sarebbe... C'è la fontana. Fammi l'accento di Bergamo. A chi se lo ricorda?
Dobbiamo fare la chiusura al video, pa. E vai, che si dice? È stato un piacere viaggiare con te. Meraviglioso Adesso anche per me, figlio mio. ci faremo degli altri viaggi insieme. Assolutamente sì. Adesso noi torniamo a Bari e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao. Ciao.